Buona serata a tutti e benvenuti per questa terza live con AIB. Stasera saremo con Alberto Solenne e parleremo dei cibi vivi allevabili degli acquariofili. Ciao, mi metti tu le slide? Sì, ok. Eccoci qua. Allora, titolo un po' così, analisi dei principali cibi vivi allevabili e non, nel senso che tratterò di alcuni cibi che secondo me sono difficilmente allevabili da acquariofili. Quelli che tratterò sono quelli che secondo me danno con un minimo impegno una maggior produttività da poter essere utilizzati per nutrire i nostri pesciolini. Intanto mi presento, prima si parlava di età eccetera, sono del 67, ho iniziato con gli acquari a 7 anni, quindi Nico ho 50 tondi anch'io. Poi per qualche anno ho dovuto forzatamente abbandonare, ma poi negli ultimi anni ho ripreso e sto riscoprendo alcune cose, anzi questo periodo di pausa è stato molto interessante perché mi sto trovando con diverse cose, non tanto cambiate, ma possibilità di informazioni in più. Io sono laureato in medicina veterinaria, forse sono uno dei primi ad aver fatto una tesi sulle patologie dei pesci tropicali d'acqua dolce, tant'è che all'epoca aveva riscosso molto interesse la cosa, poi sicuramente negli anni tutti gli istituti si sono molto strutturati, eccetera, ci sono lavori molto interessanti negli ultimi tempi. A livello acquariofilo, io nel 1992 ho iniziato a frequentare le associazioni, sono diventato nel 93 segretario della PEA, una delle più vecchie associazioni di acquariofilia italiana, sarebbe l'Associazione Piemontese di Erpetologia e Acquariofilia, oggi praticamente non esiste più. Sono stato tra i membri fondatori dell'EK, ho una carica ancora vicepresidente della FIA, che era la Federazione Italiana delle Associazioni Acquariofile Erpetologiche, e nell'arco del tempo poi ho collaborato con diverse riviste, di cui molte oggi non esistono neanche più, tipo Aquarium, Il mio acquario, Idra e Acquariofilia. Dopodiché nel 2009 ho realizzato un mio sogno, nel senso che ho partecipato a una spedizione insieme al mio amico Holger, che è un grande esperto di Notobranchius. Io nel 92, quando ho cominciato a frequentare la PEA, ho avuto la fortuna o la sfortuna, dipende dai casi, noi diciamo, tra amici, di incrociare Massimo Bora e Marco Scala, molto appassionati di chilli, i quali stavano iniziando con l'EK, mi hanno trasmesso questa passione che ho continuato e continuo tuttora, nonostante comunque cerchi di allevare anche altri pesci. In questo viaggio noi, Holger, grande esperto di Notobranchius e di viaggi, moltissimi pesci che ci sono nel hobby e grazie a lui soprattutto negli ultimi anni, eravamo andati alla ricerca dei Notobranchius virgatus e dei Notobranchius nubaensis. Il virgatus, non so se si vede il mouse, comunque quello in alto, il nubaensis è quello in basso. Vabbè, qua vi ho detto viaggio denominato HKS Fugnido perché per quel che riguarda le location dei kill eccetera si nominano sempre con le sigle di chi ha partecipato al viaggio e poi le località di dove si sono trovati i pesci. Come l'ha battezzata Davide, è un po' incasinata, non è come la tua Nico. Questa è la mia Albertopolis, cioè la fish room sulla quale sto ancora lavorando molto. Fulvio e Davide e Nicole che sono stati a casa mia e anche qualcun altro dell'associazione hanno visto che è un work in progress. Sto cercando di realizzare un mio sogno che ho da anni, di poter tenere più specie e allevarle e mantenere specie soprattutto tra i chili, ma anche tra gli anabantidi che sono in via di estinzione.
Perché utilizzare il cibo vivo? Allora, premessa, io in questa serata, siccome online sul web tra video, siti anche morti, eccetera, ci sono un sacco di informazioni, alcune attendibili, altre un po' meno, ciao Edoardo, altre un po' meno attendibili, ho cercato di darvi delle informazioni con alcuni dettagli scientifici, alcune particolarità che ho trovato recentemente o che mi vengono anche dalla mia esperienza su questi principali cibi vivi di cui parleremo questa sera. E su alcune cose dare delle notizie pratiche, cioè inutile andare magari troppo su nomi scientifici o descrizioni che si possono trovare in rete, ma andare su con tutto quello che è la parte pratica dell'allevamento in base a quelle che sono le mie esperienze. Altra premessa, praticamente tutte le cose di cui io parlerò stasera io le ho allevate, cioè le allevo attualmente. Ci sono diversi motivi per cui utilizzare il cibo vivo con i nostri pesci. Prima di tutto perché è in grado di soddisfare la stragrande maggioranza delle esigenze nutrizionali dei pesci. Favorisce la riproduzione con i chilli, ma credo anche con gli anabantidi, soprattutto con quelle che sono le specie difficili. Io per esempio con i chilli, quando si fa la raccolta, ho notato che utilizzando nel momento in cui si utilizza il cibo vivo aumenta decisamente la deposizione delle uova. Poi lo influenza, io adesso ho scritto come post-it gli episemion, che sono dei chilli molto rari, molto difficili, e a me aveva colpito il fatto che una volta che sono stati pescati tutti i grandi allevatori tedeschi avevano delle grossissime difficoltà a riprodurre questi pesci. Dopodiché chi ha fatto il viaggio raccontando eccetera diceva ad altri amici diceva ma vi ricordate che quando li abbiamo pescati noi praticamente eravamo completamente ricoperti da insetti neri che poi erano formiche che continuavano a cadere dagli alberi, ci cadevano addosso e cadevano in acqua, per cui qualcuno ha provato a dare uova di formiche a questi pesci, da lì in poi sono riusciti a riprodurli. Da qui l'importanza nel favorire la riproduzione. In più nei pesci dà formazione di istinti naturali. Adesso poi dopo vi farò vedere un video dove questa cosa un po' emerge ed è molto importante soprattutto per le specie wild che noi alleviamo eccetera, ma per quel che mi riguarda perché si dà il maggior benessere ai nostri pesci. Scientificamente ho trovato in giro che per specie predatrici è obbligatorio dare cibo vivo perché se no senza l'assunzione di cibo vivo hanno dei grossi disturbi per quel che riguarda poi tutto il sistema riproduttivo, lo sviluppo e tutta la fase di accoppiamento. Si dice, c'è scritto in letteratura, aiuta a evitare la contaminazione dell'acqua da residui di mangime non consumati. Spesso poi si fa riferimento ai mangimi granulati, quelli confezionati, eccetera. Io aggiungo un dipende. Dipende perché dipende sempre da quale cibo vivo si dà, quanto vive in acqua e quanto se ne dà. Io recentemente grazie agli amici dell'associazione francese, utilizzando molto le larve bianche del vetro, e anche Chironomus vivi, perché lì rispetto all'Italia ci sono società che li vendono a chili e effettivamente mi sono reso conto che se ne doso troppi anche quelli inquinano, quindi questa cosa è vera ma poi fino a un certo punto. L'altra cosa è un po' una mia provocazione, nel senso che voi cioè noi abbiamo questi animali all'interno di un contenitore, cerchiamo di dare il massimo a loro, però poi sull'alimentazione
come saremmo noi, come ci sentiremmo noi se dovessimo mangiare per tutta una vita solo e esclusivamente cibi confezionati, perché comunque per quanto vengano decantati, essere molto nutrienti, completi, eccetera, comunque sempre cibi confezionati somministriamo ai nostri pesci. Nicole, se carichi il video 1, poi non so se durante il video si sente sempre la mia voce o meno. Sì, sì, si sente la tua voce. Ok. Un po' lentino, eccetera. Qui io, grazie a Fulvio, ho dato per la prima volta grilli, tra l'altro cibo di cui non parlerò perché l'ho comprato, eccetera, e per me è stato uno spettacolo vedere dei fundolopancia sfiorneri che non li avevano mai visti in vita loro catapultarsi, anche qualche piccolino, a buttarsi addosso a questi grilli e spazzolarli nell'arco di 10 minuti. Pesci che erano sotto, nascosti, eccetera, come li ho messi questi grillini, si sono veramente catapultati. E secondo me è anche molto interessante vedere come il loro comportamento, come si buttano in superficie, che poi sono le cose che fanno tendenzialmente anche in natura, cosa che invece somministrando altri tipi di cibo, i granulati che cadono, a questo tipo di comportamento non si osserva. Nicole, possiamo pure, tanto è praticamente finito, era solo per farvelo vedere perché questa cosa per me è uno spettacolo. E così. E ritorniamo alla nostra presentazione. Quando Davide mi ha chiesto di parlare di cibo vivo, sono andato a rivedere un po' di cose, sia di quello che c'era nel passato sia di quelle che sono le cose che ci sono adesso. Questi sono due testi, uno di Erika Damiolini che aveva fatto questo libricino negli anni 90, 95, 96, adesso non ricordo esattamente, dove faceva una raccolta di esperienze, articoli, eccetera, e l'altro un libro praticamente introvabile della TFH, l'enciclopedia del libro vivo. E la cosa che mi ha colpito è che i cibi di cui si parlavano erano l'ammoniac, chironomus, dafne, eccetera, cioè si parlava solo di 12 tipologie di cibo vivo. Oggi io, riaffrontando certi argomenti, mi sono trovato che a 20 tipologie di cibo vivo mi sono fermato, perché l'elenco potrebbe continuare. Quindi vuol dire che da questo punto di vista c'è sicuramente stato un maggiore interesse, una maggiore evoluzione. Oggi è molto più facile trovare anche articoli scientifici, eccetera. Ahimè, purtroppo online anche molte fake, molte cose trite, ritrite, ricopiate, dove non si porta nessun valore aggiunto. E questo è molto interessante. Allora, quello che io vorrei fare stasera è parlare di tutti, se ci riusciamo e se vi interessa. Naturalmente, se avete domande, fatele pure, anche in diretta. Nicole mi interrompe, io cercherò, se sono in grado, di rispondere alle vostre domande. Allora, per quello parto dai più piccoli tendenzialmente, per poi andare verso quelli più grandi. Infusori parameci, sono tutta una serie di microrganismi, non sto a dirvi quali perché online ci sono fior di articoli. La cosa importante è che tendenzialmente vivono in acque stagnanti, sono uno dei primi nutrimenti per gli avannotti, soprattutto quelli più piccoli con bocca più piccola che non sono in grado di mangiare nobili di artemia subito appena nati. Tendenzialmente la loro fonte di cibo sono i batteri. In giro ho visto di tutto per cercare di crearli, riprodurli, eccetera. Ho trovato anche video di persone che dicono sì, vi raccontano queste cose, ma non è vero, solo io ho il verbo per tirarli su. Secondo me
partendo da acqua di acquario. Se noi abbiamo un acquario maturo, e per maturo io intendo che gira da almeno un anno, è facile trovarli all'interno del filtro, quindi procurandosi un po' di materiale filtrante, eccetera, si può tranquillamente partire da questo. Alimentazione, ricette più incredibili. Io mi sono trovato bene con bucce di banane essiccate, acqua naturale, però anche di un acquario, non acqua di rubinetto con cloro, e ci aggiungo un po' di latte. La faccio diventare la coltura completamente lattiginosa. Nel momento in cui si creano i batteri, eccetera, gli infusori, i parameci crescono, si nutrono, l'acqua diventa di nuovo trasparente e dopo un po' la faccio ripartire. La cosa migliore è partire da un inoculo. Questo è uno dei motivi per cui dico conviene sempre frequentare le associazioni, perché all'interno delle associazioni, al di là dello scambio di informazioni, è sempre possibile poi riuscire a procurarsi le cose. Puoi far partire il video 2, Nicole? Ok, allora. Ecco, questo per esempio è una mia coltura di infusori. È uno spettacolo vedere questo ondeggiare, come si muovono all'interno. Io a volte rimango un po' incantato di fronte a questi barattoli, eccetera. Nella diapositiva vi ho messo il link per un video di un ragazzo americano che io ho trovato molto interessante. Non ho provato quel metodo, più o meno dice queste cose, e ho trovato la cosa veramente interessante. Poi dopo nel video ci sarà, se qualcuno è interessato e vuole andarli a vedere. Io un paio di link ve li ho messi di cose interessanti. Ops, sono sparito. Allora, iniziamo con un cibo di cui... Devi fare una domanda? No, si era un attimo bloccato. Marco, non ti sentiamo. Ok, ora ti sentiamo. Ok, perfetto. No, ok, ho disattivato la Nicole. Volevo chiederti, gli infusori, fino a che periodo di sviluppo li usi per gli avannotti? Indipendentemente magari da specie a specie, chiaramente. Guarda, io su queste cose non sono metodico come lo sei tu, no? Nel senso, io parto dal presupposto che i pesci e soprattutto in natura si sanno regolare molto bene. Quindi io li butto in acqua, faccio l'esempio, non so chi ha esperienza di chili con le uova di Notobranchius o dei pesci annuali. Molti dicono metti la torba, bagni, aspetti che nascano i piccoli e poi gli butti l'alimentazione. Io gli butto tutto insieme. Quando nascono lo trovano, no? E a volte, poi a seconda delle specie, eccetera, io gli buttavo già direttamente dei naupi, anche perché, per esempio, i piccoli di Notobranchius, se le uova sono pronte da schiudere, nel momento in cui uno le bagna, 10 minuti dopo ha già i piccoli, no? Vado avanti fino a quando non, come si dice, non si nutrono poi di altri cibi. Tanto comunque poi gli infusori, se dati come si dice, e non vengono mangiati tutti quanti, si riproducono, no? Quindi continuano a esserci nell'acqua. Non ho un periodo specifico, no? Fino a, cioè non so, tipo la prima settimana infusori e poi inizio con i naupi. Io do tutto assieme. È logico che dipende dai pesci. Se ti parlo di un Notobranchius che in 4 settimane diventa adulto, è un conto. Anche all'interno dei Notobranchius ci sono i giampapi che sono minuscoli e quindi riescono a mangiare i naupi. Sì, no, chiaro,
dipende dalle è specie. logico che se, visto che siamo in IB e non si parla di chilli, se penso agli anabantidi, che sono molto più piccoli, l'assorbimento del sacco di vitellina, mangan, eccetera, hanno anche una percentuale, un tasso di crescita più basso, no? Li mangeranno per più tempo. Però io per esempio adesso ho dei piccoli di beta albimarginata, gli ho dato gli infusori, ci sono ancora perché li vedo che si riproducono, però è logico che in questo momento gli cambio l'acqua, ma non tantissimo, quindi gli infusori continuano a esserci, si mangiano i naupli come si mangiano le anguillule e il micro. Allora, clorella o acqua verde? Io su questo non ho particolare esperienza in questo momento. Ho letto degli articoli, ho letto diverse cose, eccetera. Sono iscritto a un gruppo su Facebook dove ci sono migliaia di persone, dove si parla del cibo vivo, eccetera. Si fa anche molto un parlare dell'acqua verde, fondamentalmente. Ci proverò. So che a livello di laboratorio, soprattutto laddove si occupano o degli acquari, della riproduzione dei pesci marini, le specie più difficili, hanno tutti i sistemi luce, di contenitori, eccetera. Ho visto in generale su YouTube molti video che arrivano dalla Thailandia, dal Vietnam, eccetera, dove lì gli allevatori lo usano tantissimo, soprattutto per allevare la moina, ma anche piccoli, cioè io l'ho messo come esperienza. Io ho visto che nel momento in cui crescevano i pesci, gli avannoti, eccetera, in acquari dove magari veniva spontaneamente, avevo una percentuale di crescita maggiore, i piccoli crescevano più velocemente. Sicuramente è interessante, al di là come nutrimento per gli avannotti, coltivare la clorella e la moina nell'acqua verde, cioè la clorella per l'allevamento della moina o delle dafni in generale, che lì ho usato tantissimo, e anche dell'artemia, soprattutto se si vuole fare l'artemia bull. Dimmi. Albi, Edoardo ci chiede, gli infusori come vengono somministrati in vasca? Semplicemente pipettando o vanno filtrati e sciacquati con filtri a maglia superficiale? Dunque, su queste cose qui io sono abbastanza, dalle nostre parti si dice grosero, nel senso che io ho visto che ci sono molte paranoie che si fanno, in generale ve lo farò vedere poi per esempio dopo con le anguillule, ma in natura non è che è tutto sterile o cose del genere, è vero che noi li abbiamo in acquario, in un ambiente che non è quello naturale, però noi dobbiamo tendere a far diventare... quella sotto che mi è comparsa è la domanda, scusa, non l'avevo visto, scusatemi, non ero abituato. Quindi io prendo con una siringa e sparo direttamente nelle vasche. No? A volte non, ecco, quello che è difficile per noi acquariofili, e noi acquariofili non metodici come Nico, è il dosaggio. Io vado abbastanza a occhio, uso una siringa da 5 da 10 ml, dipende quella che ho, e butto un paio di 1-2 ml. Poi dipende anche dalla dimensione della vasca e dal numero degli avannotti, ma non sto a filtrare o altre cose. Ok. Spero, Edo, di aver risposto. Aspettate che non riesco ad andare avanti. Allora, le anguillule dell'aceto. Vabbè, sono Turbatrix aceti, sono fondamentalmente dei nematodi, lunghezze 30-50 micron o ad 1 millimetro, eccetera, vivono a una variabilità di pH che va da 1,6 a 11. Appartengono praticamente alla stessa famiglia dei microworms e la condividono.
Interessante vedere i loro valori nutrizionali, che hanno un 40% di proteine e un tasso di grassi superiore al 15%. Questo perché cibi molto proteici con una buona percentuale di grassi sono molto interessanti per tutti i nostri pesci. Anche qui ho visto diverse metodiche, eccetera, gente anche scervellarsi. Io sinceramente da sempre li allevo con 50% di acqua e 50% di aceto di mele. Stop. Se si usa aceto di vino, bisogna integrare con un pezzetto di mela, però fondamentalmente l'aceto di mele non è che costi tantissimo. Quello che io faccio ogni tanto, anzi tendenzialmente lo faccio 2 volte l'anno, e rinnovo i pabulum e rinnovo le cose, perché capita a volte che io per esempio in questo momento ho una quindicina di barattoli nello stanzino con tutti tenuti nelle stesse condizioni. Ogni tanto qualcuno parte, muore tutto quanto, altri invece prolificano molto, e quindi ci sono situazioni un po' così. La somministrazione, questa è una slide che io ho messo, una vecchia foto che ho fatto tempo fa, dove faccio vedere semplicemente, dove nella foto ingrandita, il barattolo con l'aceto dentro e l'altro con quando è pieno di anguillule. Tenete presente che queste foto sono fatte quando i cellulari si usavano solo per telefonare, non esistevano le macchine digitali, queste sono fatte ancora con diapositive, sono mie diapositive. Non sono andato a farne altre adesso, però se Nicole fai partire il video 1, questo è per dare l'idea. Io nel video 1, se quello che ricordo giusto, cioè, vi faccio vedere come raccolgo le anguillule. Anche qui, no scusami, ho messo video 1, no? Ho rimesso video 1, ho sbagliato. Sì. Aspettate un attimo. Video 3? Quello dove c'è tipo un bicchierone giallo? Esatto. Quello dove c'è il barattolo sulla scrivania. Allora questo. Questo è quando avevo iniziato, che avevo invaso camera di mia figlia. Io ho un imbuto, uso un retino di quelli per filtrare l'artemia, rovescio il barattolo un paio di volte, nel filtrino su migliaia di vermi qualche centinaio rimane, no? Dopodiché lavo con dell'acqua all'interno di un contenitore e inizio a somministrare ai pesci. Io su questa cosa qua ho letto di tutto, bottiglie, non bottiglie, collo lungo, mettiamo la gazza, il perlon, così i vermi si vengono sopra, non prendiamo l'aceto, eccetera, ma fondamentalmente sia per i chilli che per questi pesci li teniamo in acqua acida. Se capita qualche micro goccia di aceto all'interno di una vasca da 10 litri o anche di un contenitore piccolo, non va assolutamente a influenzare e a dare noia. Per di più che io sono anni che adotto questo metodo, sinceramente grandi... Scusate, non è un video eccezionale, non era fatto apposta per la serata, l'avevo ritrovato, era semplicemente qualcuno mi aveva chiesto come fare, io gli avevo detto senti te lo faccio vedere. Comunque si vede quanti ne rimangono. L'importante è capire e andare. Poi esatto. Io faccio così, sicuramente c'è qualcuno che magari si ingegna a fare una cosa un pochino più scientifica, più divertente, no? Dopo vi farò vedere una cosa. Se è morto il video, no. Cioè, comunque vedete il retino si pulisce, questa è acqua che io ho messo e preparato, che ha gli stessi valori dell'acqua delle vasche dove lo somministro ai pesci.
e fondamentalmente adesso vi faccio vedere quante ne rimangono. Quindi secondo me tutto il resto, cioè, direi che se ne vedono, no? Sì, sì, si Quest'acqua si poi vedono. giro. Nicole, possiamo andare a quella avanti. Cioè io la verso proprio brutalmente così, poi i pesci vanno. Allora. Cioè io cerco di farvi vedere le cose più pratiche, per me più divertenti. Non ci siamo accorti nessuno dei due che aveva messo 2 volte video 1. Vabbè. Non me ne ero accorto? Vabbè, perché era qua, avevamo sbagliato la diapositiva prima, non importa, ve l'ho raccontata a voce su diversi metodi. No? Ora veniamo a tutto quello che è il mondo dei microvermi, i microworms. Ci sono 13 specie conosciute. Il più noto, quello più utilizzato per primo, sono i microworms, che è il Panagrellus redivivus, ha dimensioni da 0,5 micron a 3 mm di lunghezza, è un nematode, è composto da 48% di proteine e un 31% di grassi. Recentemente, cioè da quando ho ripreso con gli acquari, ho sentito parlare di questi Walter Worms, li ho anche avuti, ma ahimè li ho persi. Panagrellus sinusoides è più piccolo, quindi più interessante per le dimensioni. Rispetto ai micro rimangono più sospesi nell'acqua e per periodi anche più prolungati, sono molto prolifici, no? Hanno una composizione nutrizionale un po' più interessante, più ricca, 59% di proteine e 18% di grassi. Interessante la durata di vita in acqua, che sono 12 ore rispetto al micro che muore un po' prima. Gli altri sono i banana worms, o conosciuti come vermi banana, Panagrellus nepenticola, che è effettivamente il più piccolo dei tre. Il più ricco anche in composizione, 60% di proteine e 23% di grassi, parassita le banane, da lì il nome. L'allevamento, anche qui 3000 modi, eccetera. Io uso tendenzialmente dei barattoli, dei bicchieri, eccetera, quello che c'è. Qua io vi ho elencato quello che ho trovato in letteratura, dalla vaschetta del gelato, Tupperware, vasetti, plastiche, bicchieri, con perni, alcuni devi mettere il perno, altri la pellicola trasparente, eccetera. Fondamentalmente bisogna creare un ambiente dove il pabulum non si secchi, lasciarlo arieggiato, ma evitare che si vadano a infilare parassiti, uno per tanti gli acari, che sono un tormento in tutte le colture di cibo vivo che abbiamo. Poi si deve creare una situazione asfittica, quindi tendenzialmente se io metto sopra del banalissimo Scotex fissato, eccetera, gli metterò poi un coperchio per togliere l'aria. Man mano i vermi risalgono ed è facile arrivare poi alla raccolta. Anche sull'alimentazione, farina d'avena, lievito di birra, scaglie compresse, cornflakes, eccetera. Lì si sbizzarriscono tutti quanti. C'è chi dice banana worms solo con le banane, sono parassiti delle banane, è probabile che dei pezzi di banana ti aiutino, però non me neanche con altre cose. La cosa un po' più complessa è che bisogna arrivare a fare una pappa di consistenza pastosa, fluida, ma non troppo, ed è difficile da descrivere e da fare, perché poi spesso è o troppo liquida, quindi i vermi non ce la fanno. Se è troppo secca e pastosa, poi alla fine muoiono. Quindi la consistenza dello yogurt, no? Tendenzialmente. Una curiosità, in alcuni allevamenti di capicoltura hanno standardizzato dei metodi di allevamento di massa, perché una cosa che dobbiamo
fare nostra, che c'è poco, secondo me, nella letteratura acquariofila, che molte cose che noi magari utilizziamo in acquariofilia, eccetera, sono state studiate tantissimo in acquacoltura per avere una maggior produzione di pesci, una minore mortalità della vanottame per andare avanti nella riproduzione. No? E per esempio nella capicoltura i micromons sono considerati un ottimo cibo perché altamente produttivo ma soprattutto economico, no? Perché si vanno a valutare anche queste cose. Per la raccolta, dicevo prima, c'è chi usa il pennello inumidito, lo strofino delicatamente alle pareti del contenitore, c'è chi usa le dita, come sottoscritto, e poi lo sbatte in vasca, c'è chi usa lo stuzzicadenti, dipende, cioè ognuno fa come vuole. A volte, per esempio, a me si riempie tutta la parte inferiore del coperchio e io immergo il coperchio direttamente nelle vasche dove ho gli avannotti e i vermi vanno. Una cosa che ho trovato in letteratura è questa. La quantità è influenzata naturalmente dal terreno di coltura. Se si arricchiscono i terreni con, in questo caso, acidi grassi, eccetera, stanno facendo degli studi e stanno vedendo che tendenzialmente questo arricchimento viene poi assorbito dai vermi e quindi poi trasmesso ai pesci. Questa è una cosa interessante e avevo trovato interessante questa cosa che io non ho mai provato. Spesso coltivate sul terreno le larve di carpa che erano cresciute con micromons allevati su terreni con avena fondamentalmente, arricchiti con olio di girasole, avevano mostrato un tasso di sopravvivenza più elevato rispetto a gruppi di controllo allevati con zooplancton o con altre cose. E queste secondo me sono le cose interessanti che in letteratura in giro non si trovano tanto. Questo mi viene da un lavoro scientifico che però non ho citato. Interessante questa cosa che riguarda soprattutto noi, no? Dell'associazione. Allora, nei paesi asiatici sono pesci da grandissimo valore commerciale. Adesso qui io ho messo questo Walter Worms col punto interrogativo perché nell'articolo nominava il Walter Worms, però poi parlava di microworms, quindi non si capiva bene. Però è stato fatto questo studio di raffronto tra un'alimentazione della vanottame con 100% microworms, 70%, cioè un altro gruppo 75% microworms e un altro 25% di naupli, 50 e 50 e poi il contrario. Naturalmente il tasso di crescita maggiore è stato quello del gruppo E con il 100% di naupli, però con i beta vanno a valutare anche i costi. L'allevamento solo naupli per farli crescere è più costoso. Quello solo con microworms ha avuto il tasso di sopravvivenza più basso, no? Quindi c'è da dire che forse il gruppo C è quello migliore, più equilibrato, eccetera. Questa cosa però la trovo anche interessante per un altro motivo, cioè il fatto che quando noi compriamo i pesci che vengono da là, dipende come gli allevatori li hanno tirati su, perché a volte ci sono delle morti inspiegabili, uno dice ma eppure l'ho tenuto bene, mi sembrava sano, eccetera, ma il problema è che se poi sono stati allevati e cresciuti fin dall'inizio, non in condizioni ottimali, poi si ripercuote anche sulla vita adulta. Io quando ho fatto la tesi facevo l'analisi, vedevo soprattutto negli anabantidi tutti i fegati steatosici, grassi, quindi vuol dire che è un'alimentazione troppo grassa per pomparli, eccetera, e metterli subito in commercio. Questa è una cosa da tenere comunque in considerazione. Vabbè, questi sono i contenitori come li ho io. Questa immagine ve l'ho messa perché nel contenitore a sinistra, quello più scuro, cioè quando il pabulum comincia a diventare così bisogna cambiarlo, bisogna rinnovarlo, se no poi
il rischio di perdere la coltura. Vabbè, qui quando salgono nella zona cerchiata in verde si passa lì il pennello e si raccolgono. Una cosa, prima di parlare dei collemboli, una cosa interessante, diversi di voi conoscono Valerio Urbani. Io, chiacchierando con Valerio, lui mi raccontava di aver letto un articolo molto interessante dove un allevatore, un appassionato, aveva provato a far crescere le anguillule dell'aceto col pavulum dei microworms, tendenzialmente. E effettivamente non è un'abitudine così diffusa. Io sto provando, non è facilissimo farli partire, però anche tu, Fulvio, che li hai, eccetera. La cosa che io ho trovato interessante, secondo me, le anguillule nutrite col pabulum dei microworms sono sicuramente molto più nutrienti che non solo con l'aceto. Hanno, secondo me, il vantaggio che vivono molto più a lungo e quindi anche somministrandone di più, eccetera, i pesci giovanotti hanno sempre cibo a disposizione, fino a quando poi non si passa all'artemio. Ma in un'alimentazione 50-50, come abbiamo visto nell'esperimento, uno anche nell'arco dell'organizzazione della giornata, da Napoli butta le anguillule cresciute nel metodo tradizionale o questo, e può avere dei buoni risultati. I pesci mangiano sempre. Allora, io ho iniziato a usare anche i collemboli da dare da mangiare ai pesci, soprattutto quei chili, cioè tutti i pesci che hanno la bocca rivolta verso l'alto tendenzialmente mangiano insetti che cadono sulla superficie dell'acqua. Esistono questi due gruppi, alcuni più slanciati e cilindrici con segmenti ben visibili, altri piuttosto globulari. Le condizioni, le dimensioni sono piccoline, vivono tendenzialmente in ambienti con elevata umidità. Ce ne sono alcuni, io adesso ne ho due varietà che tendenzialmente fanno salti improvvisi, è vero, ed è molto interessante vedere soprattutto il comportamento di alcuni pesci, per me più piccoli nel mondo dei chili, come impazziscono, cioè si sono nascosti in mezzo alle piante, io sto lì con la lente di ingrandimento a cercarli, come butti con l'angoli sono tutti fuori, ed è una festa, è veramente uno spettacolo vedere questi comportamenti. Tendenzialmente depongono delle uova a gruppi o singolarmente, hanno uno sviluppo embrionale che dipende dall'umidità, fanno diverse mute, no? Tendenzialmente il ciclo al mese, no? Altre hanno poi cicli più lunghi, eccetera. Sicuramente una cosa che si può notare è che ci sono dei momenti dove producono di più, dei momenti dove producono di meno, e questo è legato molto anche alle stagioni, cioè in base alla stagione vanno in una sorta di quiescenza. Anche qui c'è chi li alleva con l'apillo vulcanico, altre cose, eccetera. Tendenzialmente loro vivono in un ambiente dove c'è l'humus dei boschi, no? Quindi quello bisogna ricreare nell'allevamento. Loro in natura si alimentano principalmente con batteri, alghe, spore, eccetera, e vegetali vivi, quindi bisogna ricreare questo. Io ho notato che effettivamente l'umidità condiziona molto la distribuzione dei collemboli. Più il terreno è secco, più si distribuiscono, più è umido, più creano magari delle isole, delle colonie, anche perché cercano, se si lascia molta acqua, di non annegare. Poi qui c'è Fulvio che sicuramente ne sa molto di più di me sui collemboli e potrebbe dire le cose. Quello che capita è che a volte le colture di collemboli, soprattutto se prese con materiale nei boschi, eccetera, o anche solo terriccio non fatto bollire, eccetera, quindi non sterilizzato, possono essere invase da dei grindal, no? In alcuni casi anche c'è chi li alleva effettivamente assieme. Video 4, vediamo se è quello giusto. Nicole, proviamo. Ok. Non so, voi
per esempio... ecco, questo è un video che viene da dei francesi, molto veloce, eccetera, perché come somministrare i collemboli. Allora, loro per esempio usano dei pezzi di carbone dove vanno sopra, adesso qua facciamo vedere che sbattono, però il carbone lo sbattono sulla vasca e i collemboli cadono. Io per esempio metto delle foglie, prendo le foglie e le metto a mollo nella vasca. Cerco di evitare ultimamente, una volta non lo facevo, di buttare dentro del materiale, eccetera. Ma siccome sto provando la corteccia di pino, che non va tanto bene con i nostri pesci, allora ho messo dei tappi di sughero, eccetera, perché non avevo il carbone, e andare a comprare la carbonella solo per allevare i collemboli mi sembrava un po' eccessivo. Possiamo tornare alle slide. Ok. Albi, mi senti? Dimmi. Una roba che io non ho mai Sì. provato per prelevare i collemboli, ma che è curiosa, è usare dei pezzi di spugna per acquari appoggiati sopra il substrato, e loro, quando raggiungono una densità sufficiente, le colture dovrebbero salire anche sulla spugna, e quella è comodissima perché la butti in acqua, è pulita e la ritiri fuori. Però dobbiamo provarci. Sì. Non ci avevo pensato, ci dobbiamo provare. E se li allevi su substrato così, io mi sono trovato meglio allevandoli su torba, essendo acida riduci di molto le muffe rispetto al terriccio. Anch'io, infatti io li uso moltissimo su torba, anch'io io uso tantissimo la torba. Però proviamo, Fulvio, poi vediamo. Se qualcun altro ha avuto altre esperienze lo dica subito, che qua c'è da fare scambio di informazioni. Cyclops. Io fondamentalmente non ho esperienza di Cyclops, ho visto che ci sono in giro persone, addirittura avevo visto un video di tanti anni fa dell'AV che facevano vedere l'allevamento di Cyclops. Io sinceramente li vedo a volte nelle delle vasche dove allevo gli alele, eccetera, però non è, cioè, non mi ci sono mai dedicato, però per me poi questi allevamenti devono essere produttivi, perché se ho qualche Cyclops, cioè qualche Cyclops così poi cresce anche naturalmente in vasca. Se c'è qualcuno di voi che ha esperienza, ben venga se le comunica, però so che viene nominato, sicuramente si può usare come cibo congelato ma non vivo, ma lì il discorso è diverso. Grindal ed Enki 3 io li metto assieme. Ci sono moltissime informazioni in giro, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice l'altra, eccetera. Fondamentalmente sono vermi cilindrici di colore biancastro. Secondo me forse uno dei cibi vivi più allevati, cioè io ho iniziato con loro e anche più dove ci sono più inventive nell'allevamento. Phylum degli Anelidi, praticamente sono della stessa famiglia dei lombrichi. Interessante vedere che, vabbè, io adesso vi ho messo una foto che ho preso dal web della parte, di una parte del corpo. C'è nella metà anteriore questo rigonfiamento tipico, che è tipico di tutta la classe, che si chiama clitelio, che se c'è nel muco per l'accoppiamento. Lì a quel livello c'è il bozzolo dove nei soggetti giovani ci sono dalle 9 alle 10 uova, però poi si arriva anche ad aumentare il numero delle uova. La cosa a cui bisogna fare attenzione è che man mano che crescono e che invecchiano poi diminuisce la produzione di uova e quindi di vermi che possiamo ottenere. Diciamo che nell'arco di 20 giorni questi
questi vermi sono già in grado di riprodursi. Quindi nel momento in cui si parte da un inoculo, bisogna avere, dipende sempre da quanti vermi ci vengono dati, ma bisogna avere un minimo di pazienza, e il mio consiglio è far partire sempre almeno 2 colture, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, prima di arrivare ad avere un po' di produzione. Ci sono una marea di specie. In acquariofilia tendenzialmente si allevano queste 4. Poi quelle più conosciute sono l'Albidus e il Bucolsi. Gli Albidus white worms crescono preferibilmente da ottobre ad aprile. I Bucolsi, che sono i Grindal, quelli più piccolini, crescono a temperature più elevate rispetto agli altri, che preferiscono una temperatura attorno ai 10-15 gradi, e questa è una delle difficoltà nell'allevamento, perché o uno ha una condizione di temperatura stabile 10-15 gradi, o se no avrà sempre delle colture in sofferenza. Io per esempio, guardando un video di un americano eccetera, questo qua, vi ho poi messo il link perché secondo me vale la pena guardarlo questo video. Io ho visto anche i miei amici francesi eccetera impressionati, perché questo ficcava la mano e prendeva a manate i vermi con delle produzioni incredibili, però lui li teneva in frigo, no? Anche io ho provato a tenerli nel frigo di casa, però lui lo teneva in quello del vino, che può regolare la temperatura più alta, nel frigo di casa è più bassa, quindi non è l'ideale, no? Mentre invece i Grindal, che è più facile tenerli, sono più piccolini eccetera, la temperatura ideale è attorno ai 20-25 gradi, per cui quello che capita è che spesso d'estate, soprattutto negli ultimi anni, quando le temperature si alzano tantissimo, si hanno delle difficoltà e spesso d'estate si perdono le colture eccetera. Però io dico sempre, voi bagnate e ripartite, perché secondo me da qualche uova qualcosa nasce. A livello di valori nutritivi, grasso più o meno un 14%, proteine 70%, carboidrati 10% e ceneri 5,5%. L'allevamento, i contenitori sono svariati, i terreni sono svariati, l'alimentazione è svariata, cioè di tutto di più. Addirittura io in Francia sto provando, perché loro usano i mop al posto del terreno, io ho sempre usato la torba, c'è chi usa terriccio, c'è chi no, io uso solo le palline d'argilla, crescono un sacco eccetera. Lì ognuno deve provare, no? Questi sono i vari terreni, le varie misture eccetera. La cosa importante è con un pH 3,5-7,2 non bisogna scendere al di sotto, quindi anche quando io uso la torba, prendo torba che non di quella che usavo magari per i discus per acidificare l'acqua moltissimo, ma ne usavo altra, con un pH un po' più elevato. È molto importante l'umidità del terreno. Questi sono valori che ho trovato un po' in giro. Per noi a volte non tutti abbiamo un igrometro, quindi non è sempre facile misurare la percentuale di umidità. Io dico sempre, man mano che uno prova con l'allevamento e fa eccetera, si fa anche un po' l'occhio, no? E lo vede anche un po' in base a quella che è come si dice, la produzione dei vermi. Però l'umidità è molto importante. Io ho trovato questo studio pubblicato nel 99 online, in un articolo veniva citato, dove lo studio era stato fatto con, in azzurro c'è la terra mischiata e in verde la terra non mischiata. A seconda del grado di umidità cambiava la produzione di vermi, quindi con un 30% di umidità si è avuta la maggiore produzione di vermi.
questa è una delle cose per cui bisogna fare attenzione. In effetti noi se proviamo, se il terreno è troppo secco, i vermi quasi scompaiono. Se è troppo bagnato si comincia ad avere una produzione di vermi più piccoli, per cui per esempio i miei amici francesi dicono hai un'invasione di microworms. Secondo me non è un'invasione di microworms, sono semplicemente grindal che crescono più piccoli perché c'è troppa umidità. Dopodiché non può non essere uno svantaggio, nel senso che si ha comunque un alimento da dare pesci di piccola taglia, vanottamaci. Io per esempio adesso ho degli elastoma che da adulti si nutrono di napi e vermi, sono piccolissimi, per quelli non gli posso dare di certo di Enki 3 che non ce la fanno a mangiarli. Alimentazione, altro capitolo su questi vermi dove si legge di tutto e di più. Sicuramente quello che io ho notato leggendo degli articoli ultimamente, ci sono un po' di pareri contrastanti anche tra gli stessi ricercatori, no? Cioè quelli che fanno studi per vedere in acquacultura il grado di produzione. Io vi ho messo quella che è la mia ricetta. Io uso farina d'avena, che poi se non c'è la farina, i fiocchi d'avena tritati, 4 parti, una parte di latte in polvere e un pizzico di lievito di birra. Dello spolvero sulla coltura e secondo me è quella che produce di più in assoluto. Molti dicono crocchette cani o gatti, ci sono stati fatti anche degli studi interessanti, sicuramente in uno studio che ho letto, che non mi ricordo se ho riportato, la produzione maggiore è stata trovata con pellettato per trote, no? Io sinceramente sto provando, ma tutta questa produzione in più non la sto vedendo, cioè producono ma non di più, anzi secondo me producono di meno, però non sto trovando persone che stiano provando il mio metodo per dirmi hai ragione, hai torto, non hai capito niente o cose del genere. Però ci si può sbizzarrire, latte, avena, pane, patate, olio di fegato di merzuzzo, mangime per pesce, cioè qui la fantasia. Bisogna sempre però calcolare le cose che abbiamo detto prima, cioè dove vivono questi vermi, questi animali, di che cosa si nutrono e soprattutto che in base a quello che gli diamo da mangiare, quello è poi il valore nutrizionale che noi trasmettiamo ai nostri pesci. Sulla raccolta, anche qui diversi metodi, eccetera. Vetri, lastre sul substrato, qualcuno mi chiede, eccetera. Adesso sulla sinistra dove c'è il vetrino, quella è una delle culture che mi hanno dato i miei amici francesi, dove c'è il MOP, sto provando, in effetti produce, però io uso scatole in polistirolo con torba, e se voi vedete la produzione è decisamente maggiore rispetto all'altra scatoletta, solo con, nonostante sia più piccola, eccetera. Prima io passavo lo stuzzicadenti sul lato, cioè sulle pareti, e somministravo direttamente ai pesci. Avendo tanti Notobranchius che hanno torba sul fondo, eccetera, a volte prendevo pezzi di torba e li buttavo direttamente coi vermi, soprattutto se c'erano tanti in vasca. Paura di inquinare? No, perché tanto cambiavo l'acqua e c'erano vermi di qualsiasi dimensione. Ho trovato interessante, l'ho trovato sul video di cui vi dicevo prima, questo metodo di mettere la rete e spargere il mangime sopra, perché uno prende la rete, i vermi sono lì incastrati, la butta in acqua ed è molto più rapido e veloce. Sai che manca una diapositiva, che era quella col link, però non importa. Poi vi do il link. Vabbè, poi lo inserisco in descrizione video. Non importa. There was. Adesso faccio io una domanda che vorrei vedere le risposte in chat. Qualcuno di voi ha esperienza di allevamento, l'ha usato, ci ha provato, non ci è riuscito, cose del genere? No. Di questi no. Questi no. In chat qualcuno che non si sia addormentato?
No, In chat credo sia niente. Sì, no, dai, non credo, sono curioso. Secondo me li ha appunto. fatti addormentare tutti. No, tranquillo. Allora, Anzi, nel- date un colpo. Vai, allora, raccontaci questi. di questi, allora, interessante perché io li ho conosciuti recentemente, ai miei tempi non c'erano. È un cibo che è usato soprattutto Cecoslovacchia, Russia, tantissimo Polonia, eccetera, cioè tutte nella parte dell'est Europa da questi allevatori. C'è anche un po' di confusione sui nomi, nel senso che se uno poi va a cercarsi i video degli articoli, eccetera, ci sono vari nomi, però Derolophurus furcatus o Deroworms o Derofurcato o Lophurus furcata sono la stessa cosa, no? Sono, vengono chiamati anche microfers, eccetera, sono vermi lunghi, piccolini, perché poi ogni tanto io li vedevo in acquario, soprattutto quando andavo a pescarmi le dafne, che magari me li portavo dietro dagli ambienti. Sono rossastri, ermafroditi, nuotano a spirale, anche molto simpatici da vedere quando nuotano. Beh, non sono nemmeno tanto piccoli. Lì dipende poi da quando dipende. Sì, ma sono proprio molto fine. Adesso poi dopo dovrebbe esserci un video, vi faccio vedere. No? Ok. Io mi sono procurato uno starter. Allora, il bello rispetto a quando abbiamo iniziato noi, Nico, con gli acquari, è che oggi con la tecnologia che c'è, nel momento in cui io li ho sentiti nominare, sono andato a buttarmi su internet a vedere che cos'era, e Vabbè, dopodiché ovvio. eBay, no? E Inoculo è arrivato a casa, pagato carissimo, in 12 giorni avevo fatto tutto. Io una volta, cioè, mi sono messo a pensare, ho detto, cacchio, ai nostri tempi, già solo per arrivare alle informazioni un paio d'anni, no? Figurati a procurarseli, no? Poi purtroppo ho letto dopo che si possono catturare in natura, cioè vivono normalmente negli stagni, ce ne sono un sacco di varietà. Fondamentalmente se si prende un barattolo, si chiude con un tappo che è bucherellato, all'interno si mette banana, angurie, carote, mela, proprio c'è qualcosa che li attiri, si butta nello stagno, si lascia una notte o 2 notti nello stagno, poi si recupera il barattolo, sarà pieno di vermiciattoli all'interno e poi da lì può partire la coltura. Qui apro però un inciso, cioè il fatto che tutte le volte che noi andiamo a prendere e a raccogliere cibo vivo in natura, il grosso rischio di portarsi malattie in vasca c'è. No. Questo perché dalle dafne alle zanzare ai deromos, vermi, no? Sono spesso ospiti intermedi di parassiti o di patologie che svolgono, e quindi noi il rischio di portarci queste cose in vasca ce l'abbiamo. I contenitori sono contenitori tendenzialmente piccoli, poi dipende anche uno dallo spazio che ha. Le dimensioni che sono date 10x10x10 vengono riempiti d'acqua, la temperatura deve essere compresa tra i 22 e i 28 gradi, in luogo buio o comunque in penombra. Perché? È un cibo un po' molto produttivo perché crescono di più. Okay. Perché in no, lo so, natura io lo so perché stanno... però... Non l'ho capito, dimmi. No, dicevo, lo so perché anch'io li tengo al buio, però magari è una cosa che qualcuno dice perché al buio e non alla luce, appunto perché crescono di più. Sì, sì. Ma per esempio qui le cose che ci sono, nel frattempo possiamo far partire video 5 e video 6, così nel frattempo dico delle cose. Per esempio io in quasi tutti i video che ho visto online, allora
questo era quello che non partiva, è un video breve, ma per far vedere come creano delle palline quando che si raccolgono e poi si somministrano così, cioè stanno tutti molto aggrovigliati. No? Fai partire pure l'altro, un video di Valerio, che vedete che li uso. Dimmi. Quasi come perché i ti sento Nico, io ti sento con un po' di no, i dicevo sono come un po' più tubi. grandi. Cioè, Sì. Ah no, come tipo di comportamento sì. No. Esatto. La cosa che io per esempio in tutti i video che ho, poi interromperlo, in tutti i video, e tornare alla presentazione, in tutti i video che ho visto facevano vedere che erano alla luce questi contenitori eccetera. Ho trovato un solo video del presidente dell'associazione dei gruppi, mi sembra polacca, tra l'altro l'ho ricercato perché quello dava un sacco di informazioni interessanti, ma non l'ho più ritrovato come video, dove diceva tutti li tengono alla luce, ma io ho iniziato ad avere successo tenendoli al buio. Io mi sto cimentando, nel senso che non sono riuscito a capire, cioè io le produzioni che vedo nei video che ci sono online eccetera, io al momento ancora non le ho. Sicuramente questo è un cibo molto interessante, molto particolare da sviluppare, anche perché è molto nutriente e molto facile nel momento in cui uno trova il metodo, no? Però è un cibo impegnativo perché questi patiscono l'inquinamento dell'acqua, per cui bisogna cambiare l'acqua tutti i giorni, ogni 2 giorni, patiscono anche il quantitativo di mangiare che si dà, cioè bisogna imparare a dosare il quantitativo perché altrimenti crescono muffe eccetera, oppure loro patendo l'inquinamento tendono poi a morire. Qui vi ho fatto vedere delle tipologie di spugne che vanno bene perché fondamentalmente si tratta di prendere una spugna a maglie fine, metterla in questo contenitore che deve essere praticamente quasi sommerso dall'acqua, buttare l'inoculo o i vermi, un pizzico di e i vermi piano piano iniziano a colonizzare la spugna, a stare nell'acqua e man mano che la colonia diventa matura la spugna da gialla diventa rossa e fondamentalmente poi crescono poi tutti in superficie attorno a dove si dà da mangiare. Questo l'ho visto usare moltissimo con i Vetta, no? È da sperimentare. Altro cibo che sto sperimentando recentemente perché all'epoca non c'era, il Black Worms, Lumbricolus variegatus o i vermi californiani come vengono definiti. Se poi uno, cioè questa è una foto di un mio acquario, io a un certo punto non li avevo, mi sono cresciuti in vasca così, probabilmente me li sono portati con del cibo vivo che ho somministrato comprato con i francesi e da me hanno trovato un ambiente che gli è piaciuto, i pesci non li mangiano e quindi prolificano lì. Adesso sto provando con le colture, anche qui ci sono diverse teorie, diverse cose. Allora, dimensioni 1,6 cm, diametro 1,5 mm, l'alimentazione è tendenzialmente data da alghe, vegetali, vegetazione in decomposizione, microorganismi, eccetera. Questi animali preferiscono vivere al buio. In effetti io ho notato che in un acquario illuminato, sia adesso qui erano fuori, ma avevo spostato delle cose, si concentrano nelle zone un pochino più di penombra. Cibo molto interessante perché il loro valore nutrizionale è equiparato a quello dei naufragi d'Artemia, che per antonomasia in acquariofilia è l'alimento, soprattutto all'inizio, ideale, no? Il top. No? Esatto. Per esempio qui vi ho dato i componenti in proteine che ho trovato su un articolo,
ed è molto interessante, 62-66% in proteine, 11-12% di lipidi, cenere e acidi 7-12. La temperatura ideale 20-25 gradi, pH 6,5-8. Importante l'ossigeno disciolto, ma su questo apro poi un punto interrogativo. E ho messo in ciclo di luce, e uno dice ma come, ci ha appena detto che stanno al buio e mi mette il ciclo di luce. In realtà nella penombra eccetera loro in natura hanno un ciclo 8-12 ore quotidiane di luce, no? Preferibilmente luce non diretta. Io quello che ho visto per esempio in molti video che c'è la luce sopra, questi vasconi con o areatori o filtrini ad aria eccetera. Sì, dipende eccetera, anche per la raccolta, poi quando si creano questi gruppetti di vermi come c'è nella foto di sinistra, poi uno li agita, passa il retino, li prende e li somministra ai pesci. Però io voglio provare il metodo di destra, che è il metodo che stiamo provando con Valerio, lui ha iniziato prima. Questa è una coltura di blackworms fatta con la spugna esattamente con il metodo degli Alofurus, dei Leo, no? Lui la produzione così ce l'ha, io le sto trascurando perché non ho ancora tempo di seguire. L'altro giorno pensavo fossero morti tutti i blackworms, ma in realtà ce ne sono ancora. Anche questa è da provare a vedere, perché se inizia a produrre diventa una produzione, un alimento interessante. Non so con i beta quanto vengano utilizzati, ma io con i killing, in realtà i miei beta rubra, quando gli ho dato le drosofile da mangiare, saltavano fuori dalla vasca, no? Perché qualcuno l'ho recuperato a terra, per cui sono impazziti un po' anche loro ed è stato divertente. Però beta più piccoli, tipo gli api, non so, devo provare. Esistono tendenzialmente due tipi di drosofile, le melanogaster e gli aidei. Cambia la dimensione, le idee sono più grandi, le melanogaster più piccole. Cambia anche la produttività. C'è chi dice che le melanogaster sono più produttive rispetto alle idee. Io sinceramente le trovo tutte e due molto produttive. Temperatura ideale di allevamento 25 gradi, perché poi a temperature più basse si rallenta il ciclo, temperature più alte patiscono. Sull'alimentazione, anche qui su internet c'è di tutto di più, no, va tutto bene, io dico sempre poi bisogna provare le cose e vedere qual è il risultato. Vi ho citato, cioè molti usano alimenti professionali, ne ho citati alcuni che mi ha detto il mio amico Victor, che aveva scritto questa, da cui ho preso un po' di dati, un articolo interessante sul bollettino dei chili francese. Ci sono molte diete casalinghe, io tendenzialmente mi ci sto cimentando e sto provando eccetera, e trovo molto bene usando un vasetto piccolino di yogurt naturale, farina d'avena, una busta di purea in polvere, dell'aceto da usare contro le muffe, tendenzialmente in molti articoli eccetera, anche a livello scientifico si cita spesso la nipagina, però oggi è un casino, devi andare in farmacia, la ricetta non la trovi, costa. L'aceto è molto più a portata di mano, no? Bisogna miscelare il tutto fino a raggiungere una consistenza densa ma non troppo. Anche lì è difficile da definire, bisogna cimentarsi e provare. La cosa che ho notato è questa, che l'ho letto in un articolo, io tendenzialmente preparo un contenitore grosso, io faccio partire diverse colture perché ho sempre il terrore di perderle. Preparo il pastone, il pabulum un giorno prima, no? E poi il giorno dopo guardo com'è, se vedo che è troppo liquido, troppo secco, eccetera, aggiungo un po' d'acqua, eccetera, e lo ridoso. Sul
Contenitori d'allevamento, anche qui ce ne sono sbagliati, c'è chi usa barattoli di vetri, bicchieri, contenitori in plastica, eccetera. La questione è che vanno ricoperti con un materiale che faccia passare l'aria e non faccia fuoriuscire le drosofila. Sembra la parissiana, ma è così. Un paio di giorni fa Fulvio è venuto a casa mia, se eravamo in fish room, e a un certo punto fa, ah no, guarda, è un casino di drosofile, e poi a un certo punto guarda e fa, sì, ma qua, cioè, stanno uscendo da qualche parte perché ce ne sono un po' troppo in giro. Io avevo usato un contenitore con un pezzo di Scotex sopra, anziché i contenitori che vedete nella foto. È peccato che si sia un po' bagnato l'umidità della stanza, eccetera, si è bucato lo Scotex e le drosofile stanno vagando per la mia fish room. Secondo me vale la pena. C'è Carlo Mercanti infatti, che dice... da me dimmi. No, dicevo, ovviamente le hai prese una per una. Sì, no, sto facendo, siccome mi sta influenzando Fulvio, io anziché ammazzare i ragni e dargli da mangiare i pesci, quelli che vagano per la cantina, da me è pieno di ragnatele, eccetera, e spero che loro facciano il loro compito e ne catturino più. Dicevi c'è Carlo? C'è Carlo Mercanti che dice che usa le drosofile anche per i gechi piccoli e che i suoi betta li adorano. Ah, vedi? Non è così. Ma perché non la vedevo prima la scritta, che la vedo solo adesso? Sei tu che me l'hai messa? Sì, l'ho messa io. Ah, ok, va bene. Sì. No, in effetti cioè, i pesci li adorano. No, in effetti i betta li adorano, è vero, è proprio, vengono stimolati molto dalla caccia delle drosofile. Ma io prima, per esempio, vi ho fatto vedere i garneri con i grilli, perché cercavo il video di quando mangiavano le drosofile, non l'ho più trovato in mezzo alla migliaia di video che ho. Ma io le prime volte che ho iniziato a darli sono rimasto sconvolto, perché questi mi saltavano fuori dalla vasca, cioè erano lì tutti ad aspettarli, ma anche pesci dalle quali molto timidi, eccetera, specie che ogni tanto passo con la luce e dico ma ci saranno ancora i pesci perché si nascondono, quando vado con le drosofile, non so, sembra che lo sentano. La cosa che volevo dire è che secondo me vale la pena fare un minimo di investimento e comprarsi un po' di questi barattoli che poi tanto si possono lavare e riutilizzare, che sono i più professionali secondo me, sono quelli che vanno bene. Prima parlavamo dello scambio di esperienze che si può imparare, eccetera. Allora, sul come raccogliere le drosofile, come fare o cose del genere, anche lì ognuno ha sviluppato la fantasia, chi le mette in frigo per stordirle, chi qualche secondo nel freezer che col freddo cadono, cose del genere. Io da Fulvio ho imparato che sbattendo sul barattolo cadono, non riescono più a risalire, no? Per cui io mi ero attrezzato, sbattevo sul barattolo, le rivoltavo in un barattolo più grande. Adesso forse qua c'è una foto, no, non l'ho messa, niente, torniamo indietro, l'ho poi saltata, non importa, forse c'è il video. E poi il problema di come ero messo, che li mettevo in questo contenitore grande e allora li mettevo poi in uno più piccolo e poi passavo pian piano per le vasche e qualcuno mi usciva. Racconto questo metodo a un signore francese. Adesso vi faccio vedere, se mi fai partire col video 7 e l'8, perché secondo me lui, partendo da questa cosa, tra l'altro non è che sia tenuto molto in considerazione in Francia, no? E invece secondo me si è inventato un metodo molto interessante per lo sviluppo. Questa è una cultura che io gli avevo dato. Lui praticamente ha preso quelli che là sono i barattolini per distribuire la salsa sulle insalate, no? La maionese, eccetera. Si è messo il suo imbuto, sbattucchiando il contenitore, come gli ho spiegato io, ma un po' scatti.
o sono io solo che lo vedo a scatti? Se ne sono è un po' raccolto un po' pesante. nel suo bel contenitore. Forse sì. No? Quando io ho visto sta cosa ho detto geniale, perché non ci ho pensato? No? Perché con tra l'altro il suo tappino nel frattempo si dimenticava le drosofile che uscivano. E dopodiché, vabbè, qua chiuso, possiamo passare al video successivo. Ok. Perché mi ha fatto anche molto piacere che mi abbia girato questo video, perché ho detto, toh, guarda, no, c'è questo sulla condivisione, e lui così si dosa le sue drosofile. Quindi da un paio di spruzzate di drosofile i pesci vanno e fondamentalmente non ha drosofile in giro, è molto facile come metodo per la somministrazione, io l'ho trovato geniale. No? Quando si parlava prima, Nico, della condivisione dell'esperienza che c'è da imparare da tutti quanti, eccetera, tu dovrai andarmi a procurare uno di questi distributori che qua in Italia non ho ancora visto. Boh, possiamo tornare alle diapositive. Carlo Mercanti dice: nelle fiere per rettili si trovano gli starter delle drosofile attere o con ali vestigiali, oppure su qualche sito di negozio per rettili. Sì, ma infatti io, vabbè, a me me le hanno passate degli appassionati, io le ho tutte con vestigiali. Dunque. Cosa interessante. Io tante volte in letteratura ho letto, le larvette, i bigattini, non conviene darle, eccetera. In realtà io ho provato a darli, non sempre li hanno graditi, dipende dai pesci, li hanno graditi quelli più grandi, con la bocca più grande, però tendenzialmente si possono dare, questo è il valore nutritivo e la differenza di valore nutritivo tra le drosofile adulte e le larve, no? E questo, vabbè, lui l'aveva tratto da uno studio che gli avevano passato in Francia, no? Io questa l'ho trovata una cosa interessante. Passiamo all'Artemia. Artemia, Naupli e gli adulti. Io qui ho voluto fare una carrellata un po' di foto, di metodi di schiusa, no? Sicuramente uno dei più storici, non so se qualcuno di voi ce l'ha, ma nella foto centrale in basso, non so se si vede il mio mouse, questa è stato il primo schiuditoio di Artemia che magari da piccoli tutti quanti o iniziando abbiamo avuto, ma non va bene, nel senso può essere utilizzato magari se uno ha dei pesci molto piccoli e vuole la schiusa di pochi naupli, ma somministrarli appena schiusi. Per esempio a me è capitato di usarlo con dei Notobranchius, adesso all'epoca si chiamavano KTZ8528, che nascevano piccolissimi, per cui io mettevo a schiudere l'Artemia ogni 8 ore e avevo barattolini piccolini e ogni 8 ore pescavo, e ai primi tempi gli davo l'Artemia veramente appena schiusa, poi man mano che crescevano cambiavano. Ma tendenzialmente qua c'è la fantasia, no? Le bottiglie, eccetera, contenitori di svariate dimensioni. Piccoli sulla sinistra ho messo questi due contenitori perché nella letteratura scientifica, tra l'altro sull'Artemia, a livello di acquacultura, a livello di studi, eccetera, ci sono un sacco di libri, un sacco di studi molto interessanti. E la cosa che mi ha stupito è che nell'arco comunque di 50 anni le informazioni di questo ambiente lì sono rimaste, cioè nell'ambiente dell'acquariofilia, soprattutto negli ultimi tempi, con la possibilità di accedere a tanti studi scientifici molto più facilmente, a tanti libri, a tante cose, alla fin fine poi uno legge gli articoli e si leggono sempre le stesse cose, cioè le copie delle copie di cose scritte 20 o 30 anni fa. Tendenzialmente in letteratura scientifica
e negli allevamenti a livello professionale vengono utilizzati contenitori tipo quelli sinistra conici, che viene considerato il contenitore ideale per tutta una serie di motivi. Anche sul metodo di preparazione di schiuso, eccetera. La temperatura dell'acqua ideale è tra i 25 e i 28 gradi. Sotto i 25 gradi le cisti si schiudono più lentamente, quindi quando fa più freddo, l'abbiamo notato tutti quanti noi che schiudiamo l'artemia. Sopra i 33 gradi si ferma il metabolismo delle cisti in maniera irreversibile, anche se poi ci sono degli studi che dicono che può continuare a un minimo, però le cisti soffrono. La salinità varia tra i 5 e i 35 grammi al litro e l'effetto della salinità è molto importante nella schiusa, perché in base a questo si ha poi l'idratazione del gusto della cisti e l'attivazione del nappio per poter poi arrivare alla nascita. Poi adesso qui sarò impreciso forse sulla terminologia e sulle suddivisioni, perché ci sono diversi stadi e non me li ricordo tutti. La cosa importante è che questo grado di salinità permette il passaggio dell'acqua attraverso la ciste per andare a imbibire l'embrione, per permettere la vitalità dell'embrione che è in stadio crescente. Le soglie variano da ceppi a ceppi, ci sono migliaia di ceppi, centinaia di ceppi, poi quelle più utilizzate sono la francescana e l'altra non mi ricordo come si chiama. Può sembrare un controsenso quando si dice che il valore soglia è 85-90 grammi al litro, ma ci sono comunque dei ceppi che schiudono con questi valori. Sull'illuminazione, che qui è molto controversa. Allora, in acquacoltura si dice che devono essere illuminate sempre costantemente 2000 lux. Soprattutto durante le prime ore dell'idratazione della cista, no? Perché è la luminosità che innesca tutto il meccanismo embrionale. C'è chi dice no, io la luce non la uso, cose del genere, per me non è importante, eccetera, ma se a livello professionale, se in tutti gli acquari del mondo, eccetera, le fanno schiudere con luce artificiale, non è che un motivo c'è, e il motivo è questo. L'altra cosa è che sicuramente a livello di come si dice, illuminazione, cioè di schiusa, è meglio tenerle in ambiente chiuso che non fare la schiusa all'esterno. Questo l'hanno provato nell'acquacoltura. È importante anche la densità delle cisti, che deve essere di 2 o 3 grammi al litro. L'acqua bisogna farla bubolare, anche questa è importante. Bubolare, cioè il movimento, bla bla bla, perché va a ossigenarsi, no? E il livello di ossigeno deve essere attorno ai 2 mg al litro, preferenzialmente i 5 mg al litro. Cosa molto importante, ne parlavamo oggi Nico, no? Che ti dicevo, no? Spesso, soprattutto in maricoltura, si è visto che le larve sono soggette a infezioni batteriche e patiscono, no? E si è visto che spesso una fonte di questi batteri è soprattutto il vibrio, che è patogeno, fa parte cioè viene portato dall'artemia, dalle cisti d'artemia, no? A volte nei pabulum, cioè nell'acqua di schiusa, eccetera, si hanno questi valori 107 CFU per millilitro, che sono le unità formanti colonie, no? Colonie batteriche, no? Quindi regola number one, ma perché so che qualcuno riutilizza l'acqua, non riutilizzare l'acqua, io lo facevo, no?
tanto schiudono lo stesso, eccetera, però poi nel momento in cui ho scoperto questa cosa mi sono spiegato perché a volte avevo delle morti improvvise di tutti i pesci quando facevo schiudere. L'altra cosa, che adesso c'è una cosa che volevo, che mi sfugge, vabbè, non sono stato a farvi la divisione, i valori nutrizionali, eccetera, io ho pensato di portarvi quelle che sono le notizie più importanti, però per esempio io li ho adesso, li volevo provare, eccetera, ma sicuramente dei contenitori come questi, che sono quadrati, non sono proprio l'ideale per la schiusa dell'artemia. Si schiuderà lo stesso, però la cosa migliore, adesso non so se voi vedete il mio mouse, perché io sono quelli sulla sinistra, cioè quelli iconici. Allora, altra cosa è l'allevamento dell'artemia adulta. Io ho aggiunto, forse è tutto da rifare, ma questa era più una cosa per me, no? Adesso vi spiego perché. Io mi sono sempre domandato da anni come poteva funzionare, eccetera, se si poteva allevare o cose del genere, e con altri amici della PEA abbiamo iniziato a vedere se si poteva, andando a raccogliere quelle che erano le ricette che si trovavano in giro, provando, non provando, eccetera. Finché un anno, no, non mi ricordo più quale, all'Interzoo di Norimberga, allo stand della Argent, vedo una distesa di libri solo di acquacultura, solo ed esclusivamente dedicati all'allevamento dell'artemia. E quindi io uno di questi libri ho preso, ce lo siamo portati a casa, io non sapendo l'inglese è stato tradotto qualcosa, ma il libro non l'ho neanche ancora letto tutto, però abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, quindi abbiamo iniziato a usare contenitori, questi sono i miei contenitori storici, tra l'altro quello in alto mi ha seguito da quando ho 25 anni, ce l'ho ancora adesso sul balcone, è sempre lo stesso fondo, le stesse cose, eccetera. L'ho lasciato secco per qualcosa tipo dal 2012 e l'ho ribagnato nel 2020 e ho detto chissà se nasce qualcosa, e sono nati dei naupli, no? E ho scoperto che comunque possono sopravvivere così a lungo. L'acqua deve essere con una densità 1035-1040, l'illuminazione è quella di un balcone di un giardino, quindi fuori non è necessaria, all'interno invece è sicuramente indispensabile. Io adesso sto provando da un po' a levarle anche all'interno. Certo che bisogna vedere un po' anche dove è posizionato il balcone, perché io avevo un balcone che prendeva 4 ore di luce al giorno diretta, poi era molto illuminato ma non c'era il sole diretto. Quando mi sono trasferito nel 2014, poi ho ripreso nella casa dove sono, li ho messi su un balcone, ho detto che figo, qui c'è prende sole diretto come nelle saline, da che il sole sorge a che il sole tramonta. Non ho fatto una considerazione, il fatto che con una vasca così piccola l'evaporazione dell'acqua era devastante, quindi dovevo continuamente rabboccare. Allora idea geniale, metti sopra un coperchio che così evapora meno acqua. Peccato che la temperatura abbia raggiunto il livello tale che si è addirittura rotto il termometro, tanto l'acqua bolliva, no? Quindi quando si danno certe indicazioni, eccetera, o quando anche si dice io faccio un casino di grinder, faccio un casino di questo, eccetera, poi alla fine è sempre una questione di parametri, cioè bisogna imparare a essere sempre un pochino più precisi. Diciamo che la temperatura ottimale è tra i 22 e i 28 gradi. Se mi fai partire il video 9. Ok. Ora purtroppo con gli anni il vetro si è opacizzato, però questo per farvi vedere la produzione che ho, dove ci sono diversi esemplari di diverse dimensioni, no? Per me questa era una coltura che già produceva, ma il tutto da rifare, poi vi spiegherò come. Possiamo andare avanti perché
tornare alla diapositiva. Non si legge benissimo. Questa è l'alimentazione che noi abbiamo provato, no? Farina di grano, farina di soia, eccetera, i diversi metodi. Fino a quando non siamo arrivati a quella fiera che vi dicevo, dove allo stand della Argent abbiamo trovato questo prodotto che è l'Edge Fry Encapsulon, che era una bomba, nel senso noi abbiamo provato a usarlo anche al 100% e effettivamente c'era una produzione di Artemia che era una cosa spaventosa per noi all'epoca. Poi siccome distanza, viaggi, costi, perché un barattolo di Fry Encapsulon, che è tipo un barattolo da 450 mg delle Artemie, negli anni, nel 95 l'abbiamo pagato 90.000 lire. Nico, fai tu la conversione per i giovani. Era una botta senza senso, quindi lo usavamo molto con tanti soldi. Simonia, no? Io addirittura ne ho trovato, io ho ancora un barattolo intero e sto usando un vecchio barattolo dell'epoca. Problema e da cosa era composto questo prodotto? Da cosa era composto? Non sono preparato. Perché mi fai queste domande difficili? Non sono preparato. Chiedo. Nel senso, non me lo ricordo. No, aspetta, Nico, non me lo ricordo, però vi faccio poi, magari la giro sulla chat, vi faccio avere le foto con la composizione, eccetera, perché sarebbe interessante riuscire a recuperare un prodotto simile, perché poi finito quello non si fa. Però in letteratura io ho trovato che gli alimenti principali dove loro fanno gli allevamenti intensivi di Artemia sono crusca di riso, crusca di mais, pelle di soia lattosio, no? E qui io apro fondamentalmente un capitolo nuovo per me, nel senso che io recentemente sto avendo accesso, grazie a Google Translate, a molti testi che io avevo lì e dicevo chissà che cosa dicono, e sto cominciando a leggere e mi sto rendendo conto di come, per esempio, questo metodo che noi abbiamo utilizzato e che molti utilizzano per tentare di provare l'allevamento dell'Artemia non è l'ideale, perché negli allevamenti intensivi hanno già fatto lo studio su come devono essere i contenitori, sulle spirali che devono avere, sul flusso d'acqua e la reazione che deve avere e su quanto per centimetro cubo eccetera di alimento devono dare e somministrare e ogni quanto per avere delle produzioni interessanti dal punto di vista commerciale, e quindi deve essere molta, no? La produzione e ottenere le foto che poi sono quelle tipo la foto di copertina della live, cioè con degli addensati di Artemia incredibili, che poi comunque dal video che vi ho fatto vedere non è che non ce ne fosse. Io una retinata di Artemia da dare ai pesci ce l'avevo. È logico che se hai un acquario ti va bene, fai una o due retinate alla settimana, ok. Se devi fare un allevamento intensivo o se cominci a avere 50-60 vasche come le ho io in questo momento, dici la do coi pesci e non agli altri do altre cose, no? Mentre invece è molto probabile che si possa arrivare a dire boh, ne prendo una volta a settimana ma per tutti, no? Su questa linea quelli che vengono chiamati anche i gamberetti fatati. Ora di questi io vi ho fatto le foto perché me li sono procurati, che me li sono fatti spedire dalla Cina, non ho ancora provato, voglio provare con un metodo dell'Artemia che vi ho appena descritto. Mi sono buttato a voler provare con questi gamberetti fatati perché ho letto e ho visto soprattutto dei video su YouTube dove
soprattutto in Sud America, ma questi sono sparsi un po' in tutto il mondo, specie diverse eccetera, ce ne sono anche in Italia, ma in Sud America io ho visto degli allevatori di chilli che quando andavano a raccoglierli eccetera, si raccoglievano in giro come noi possiamo andare a raccoglierci le daffne, e questi gli davano da mangiare ai pesci, e quindi da un lato fa parte dell'alimentazione dei nostri pesci, perché ci sono anche in Thailandia, io questi li ho presi da là, e quindi potrebbero andare a integrare in maniera corretta l'alimentazione dei pesci. Su queste io ho trovato uno studio, fondamentalmente qui sono riportati, cioè riportato quello che hanno ritrovato in loco all'interno dello stomaco di questi microrganismi, che sono fondamentalmente batteri, protozoi, alghe, quindi sono detritivori questi, hanno trovato anche in qualcuno microworms, eccetera. Ma la cosa interessante, e mi rifaccio una delle cose che ho detto all'inizio, è che tra le alghe ritrovate più frequentemente nello stomaco di questi gamberetti fatati c'è la clorella. No? Per cui diventa interessante l'allevamento della clorella per queste, diventa interessante per l'artemia e anche per la moina. Con qualcuno in questi giorni nella chat si parlava della Yalela azteca, no? Che è un gabretto diffuso nel Messico e nel Canada, simile ai nostri gammaros, però i nostri gammaros sono molto sensibili al tasso d'ossigeno e alla temperatura. Questi invece si adattano molto più facilmente. È molto invasivo, no? E tra l'altro bisogna anche fare attenzione, questa è una responsabilità che noi abbiamo come acquariofili, perché nel momento in cui abbiamo a che fare con specie che non sono autoctone, bisognerebbe evitare di poi incidenti per cui si diffondono, a cui il problema per esempio è che le ampullarie non sono quelle che conoscevo io, cioè quelle gialle che c'erano una volta in acquariofilia, non ci sono più perché qualcuno in Spagna le ha liberate, queste si sono andate ad adattare come altre specie. Sulla ghialella il grosso problema e rischio c'è. Ha un ciclo riproduttivo di 25 giorni, le temperature oscillano dai 5 ai 30 gradi, tollera anche picchi più alti, io le ho anche nella foto sotto, vedete un contenitore che io ho all'esterno che prende abbastanza sole e stanno fuori tutto l'inverno e seguono dei cicli, do un'alimentazione prettamente vegetale. Leggo di patate, altre cose, eccetera. Io ho trovato un sito molto interessante, vi lascio il link, magari qualcuno di voi lo conosce, che è Amici Insoliti, dove tratta con 2 video, vi dice dall'ABC della Yalela di tutto, dalla sistematica alla riproduzione, eccetera, alle metodiche di allevamento. Io lì ho visto che utilizza spesso le rondelle di zucchine, e effettivamente devo dire che è un cibo che è molto interessante. Una serie di riflessioni. I pesci le mangiano veramente? Non lo so. Non so quale sia la vostra esperienza. Io quello che vi posso dire è che le date da mangiare ai Notobranchius, per chi non ha esperienza con i Notobranchius, sono pesci che hanno cicli di vita molto breve, cioè io ho delle specie che la loro vita sono 9 mesi. Sono voraci, hanno un metabolismo velocissimo. Quando avevo più tempo, che ero studente, io avevo visto che erano in grado di un Notobranchius di mangiarsi 60 larve di zanzara in un giorno. No. Io sinceramente quando gli ho somministrato le ghialelle, sì, ho visto che ne mangiucchiavano, eccetera, ma lasciando i pesci a digiuno, le ghialelle continuavano a nuotare in vasca. Quindi ho qualche dubbio, non ho esperienza con i betta. Sicuramente con i chili c'è il problema
che si mangiano sicuro le uova, no? E sono molto invasive, cioè una volta che sono in acquario è difficile liberarsene. Queste foto che vi ho messo sono una spugna, io stavo pulendo la spugna di un filtro all'interno dell'acquario, erano tutte accumulate nel filtro, ce n'erano talmente tante che io le avevo tutte sulle mani, no? Quindi su questa cosa io ho un po' un dubbio. In più, non essendo autoctone, bisogna fare attenzione, perché io se una spugna del genere, sciacquandola nell'acqua, va giù con rubinetto, eccetera, io questa la metto in natura, no? Qui c'è il link al sito che poi spero... io non riesco a leggere. Ah, no. Allora, Santissimo Le sono Savonarola, perfette, provate. per il complesso Un'Immacolata le Azteca sono perfette, provato in prima persona anni fa. Ok, ma questo mi piace. Dico, io questa sera vi ho messo delle mie esperienze, delle mie riflessioni. Poi probabilmente non vanno bene con i chili, vanno bene con i beta. In effetti io i primi video che ho visto sulle Ialella erano video fatti da gente che allevava beta, quindi ci può stare. Io ultimamente ho un po' di remore a metterla in vasca. Qui parliamo di un cibo non allevabile, secondo me, perché, o perlomeno se non a livello industriale, in Polonia, in Russia, eccetera, ci sono stabilimenti, ma tendenzialmente se lo vanno a raccogliere sono quello che noi troviamo nei negozi italiani in bustina. Chiamate le larve bianche o larve del vetro, whatworms, che fondamentalmente è il Cauborus flavicans. Se mi metti il video 10 e l'11, poi ho quasi finito di tagliarli. Ok. Vi faccio vedere un paio di cose e vi racconto alcune delle mie esperienze. Allora, io ho trovato il modo di farmeli arrivare dalla Francia e li compro a chili. A volte ci sono, a volte no, sicuramente a un prezzo molto più economico che non quello delle bustine. Il problema è quando arrivano, ti arrivano avvolti nel giornale, come mantenerle e farle sopravvivere, perché fondamentalmente si possono tenere fino a un mese. Questo è uno dei primi metodi usati, ne avevo parlato con mio amico Daniele, mi ha detto guarda, io ho visto che se li metti, mi fai partire il video successivo in un litro d'acqua, sopravvivono, poi le prendi, le devi lavare, eccetera. Quindi io all'inizio ho provato a fare in questo modo. Questo è per farvi vedere come sguarzano i pesci con queste larve, ed è veramente uno spettacolo. E con questo alimento qui io ho visto aumentare in maniera esponenziale la produzione di uova nei chili. Gli anabanti li ho visto che li mangiano, però non proprio tutti. Per esempio io ho provato anche con quelli del gruppo Coccine, ma hanno la bocca più piccola, quindi anche se uso i filtri della hobby per filtrare e averli in varie dimensioni, non li mangiano più di tanto. Possiamo tornare alla presentazione. Dicevo, provato quel metodo, però non resistevano a me, quel metodo non era un metodo che convinceva. Tendenzialmente arrivando così io poi ho imparato dai francesi che tenuti nella carta, raccogliendo quello che serve, spruzzando un po' sopra, rimessi all'interno del frigo, questo è il miglior modo per tenerli. Questo è per far vedere un po' quando si lavano e si puliscono. Stessa cosa per i chironomos, no? Questo è un cibo che secondo me è ottimo e stimola molto la riproduzione, però bisogna fare attenzione perché non tutti i pesci lo sopportano, può dare infiammazioni. Io quando facevo la tesi, se avevo bisogno di provocare l'ascite a dei pesci, eccetera, soprattutto agli anabanti, gli davo chironomo scongelato e quelli era sicuro che gli veniva e poi potevamo analizzarli. Io
pongo particolare attenzione alla questione dell'allergia, perché io ne sono allergico. Allora, qui può essere che ho raccolto del materiale, eccetera, magari un giorno scriverò un articolo, però la cosa che vi voglio trasmettere è questa. Io mi sono trovato a un certo punto in una situazione tanti anni fa che mettevo le mani nell'acquario, cominciavano a grattarmi, a prudere le mani, eccetera, soprattutto vicino alle unghie, e non riuscivo a capire. Pensavo a un certo punto di essere allergico alla torba, per cui ho cominciato a non toccare più i Grindel e questa cosa continuava, eccetera, finché a distanza di 1 anno e mezzo, eccetera, ho scoperto che era Chironomos, e l'ho scoperto perché mi sono trovato in una situazione dove da mangiare i pesci, eccetera, a riposino pomeridiano da studente, mi alzo che non riuscivo a respirare, non riuscivo ad aprire gli occhi, vado allo specchio, ero gonfio, tipo la Rocky Balboa di Rocky 1, fase film finale, Adriano, eccetera. Mi sono un po' spaventato e per fortuna, studiando materie scientifiche che sapendo, eccetera, avevo del cortisone a casa, vai di cortisone alla grande, e la cosa è passata. Poi per il lavoro che facevo all'epoca, frequentavo molti medici, anche degli allergologi, ma lì sono passati anni, ho scoperto, cioè parlando con un'allergologa, gli ho raccontato questa cosa, lei mi fa, vieni che andiamo a vedere. Ci siamo presi il libro e fa, certo, guarda che c'è l'allergia scatenata dalla tropomesina, c'è una parte del muscolo dove si ha una fuoriuscita, soprattutto quando i vermi non sono vivi ma muoiono. Quindi soprattutto usando il congelato commerciale, che dove non si sa mai bene nel tragitto se è stata mantenuta la catena del freddo oppure no, c'era più probabilità di correre questo. Ma addirittura io ho conosciuto delle persone che lavoravano nel settore che dovevano fare attenzione a non entrare in una stanza dove era stato il Chironomos, perché gli veniva subito un blocco, uno spasmo della glottide e non riuscivano più a respirare. Recentemente anch'io ho avuto degli episodi respiratori, 1 settimana fa, per cui è una cosa che dico, perché poi indagando con gli amici francesi, loro lì ne usano molto perché lo comprano e gli costa a 10 euro mezzo chilo, capite che è vivo, glielo spediscono a casa, è una grande comodità avere questo cibo, però sto sentendo sempre più persone che hanno questo tipo di problema. Qui vi faccio vedere, cioè, quando a me arriva, allora mi armo di guanti, adesso di mascherina, mi metto, lo pulisco, lo setaccio, prima lo setacciavo tutto quanto, sicuramente per me è un vantaggio poter utilizzare questo, perché poi ne compro di più e me lo congelo vivo, e sicuramente quando lo do è meglio rispetto a quello che fino adesso ho trovato nella mia carriera da acquariofilo nei negozi d'acquariofilia. È molto importante, se ce l'avete vivo e non è quello nelle bustine, sciacquarlo tanto. Faccio vedere Altro il video cibo, Daphne, c'era il video, me lo sono perso perché... Sì. Faccio vedere allora. Mettilo. Sì, brava, sì, scusami. No, questo è per farvi vedere un po' lo spettacolo di quando è vivo e sta bene. Poi io qua lo sto preparando per congelarlo, lo sciacquo molto bene prima, perché comunque va sciacquato molto bene. Possiamo tornare alla presentazione e poi faccio i panetti, li congelo e man mano poi li somministro. Allora, su queste io ho avuto una fortuna, avevo dei suoceri che avevano questo stagno, quindi io andavo, quando ne prendevo poche perché non ce n'erano, ne prendevo come nel sacchetto qua a fianco. È logico che poi buttavo nelle vasche ed era uno spettacolo dare così, il cibo raccolto così.
Ho provato anche con l'allevamento, sicuramente il metodo che io ho provato è lo stesso che vi ho fatto vedere con l'artemia. Quello che a me è successo è, per esempio, quando vi dicevo della questione dei parametri, io all'epoca provavo e dicevo, vabbè, con l'artemia riesco, con le Daphne non riesco, no? E mi consultavo con Stefano Valdesalici e altri, eccetera, dicevo, no, noi riusciamo, eccetera, dicevo, vabbè, con questi io proprio non ci riesco. In realtà, poi è una questione di parametri, perché una volta che sono venuti a casa mia gli ho detto, scusate un attimo, andiamo sul balcone, quello è l'allevamento dell'artemia. Cavoli Alberto, quanto ne hai? Ma come fai a farne così tante? Eccetera. Gli ho detto, ragazzi, ho scritto l'articolo, l'avete letto, io faccio così, no? Gli ho detto, perfetto, adesso vi girate, lì c'è l'allevamento delle Daphne e mi dite che cosa ne pensate. Mi guardano e dicono, ah, allora racconti balle, perché ne stai facendo un casino. A quel punto li ho guardati e gli ho detto, no ragazzi, per voi è un sacco, per me quelle sono poche. Poi io mi sono fatto delle valutazioni a parte e ho detto, cavoli, certo che un'artemia ha una certa dimensione, per fare il volume di un'artemia ci andavano 30 Daphne, no? E quindi a me sembravano poche, no? Quindi quando voi vi cimentate nell'allevamento o anche nella riproduzione, eccetera, ricordatevi che c'è sempre questa questione di parametri. Li allevo fuori, vanno benissimo, eccetera. L'altro giorno con Valerio gli ho detto, ah Vale, qua ci sono 5 gradi, da te fuori ce ne sono 22. Io fuori non li posso tenere animali, eccetera. Anche qui sull'allevamento ci sono ricette varie. Io ho usato quelle che vi ho fatto vedere per le Daphne. Sicuramente ma questo riguarda molto di più la noina, che secondo me è più interessante per i nostri pesci che non la Daphnia, quello dell'acqua verde, della clorella. Vi ho messo qui, l'ho chiamato metodo di Dexter, un video molto simpatico di questo asiatico che fa tanti video interessanti, dove praticamente producono nel loro allevamento un quantitativo di Daphne impressionante, avendo dei vasconi, lasciandoli sotto il sole e facendo crescere le alghe buttando sterco secco di vacca, che è la cosa più naturale che ci sia, no? Lo conosci, no? Io quando ho visto questo video ho detto, che geniale, bisogna andare in montagna, tu dove ci sono gli arpeggi, a raccogliere un po' di piattelle quando sentivano in giro e provare quelle, no? Da vedere, eccetera. Poi anche qui sto vedendo tante cose, eccetera, però io prima vi ho messo queste immagini perché la questione è che bisogna avere, se si arriva ad avere delle Daphne rosse in questo modo, come nel metodo naturale, è un conto. Se si hanno quelle robe lì trasparenti, noi impieghiamo del tempo, investiamo del tempo a levare una cosa che però poi a livello nutrizionale per i nostri pesci è poca roba. Allora a quel punto non ha senso. E poi deve anche produrre in un certo modo, perché sennò non ha senso. Sulle larve di zanzara, allora qui l'allevamento è relativo, nel senso che dalle nostre parti crescono a iosa. Io dico anche alla somministrazione alle punture, soprattutto se si dorme nella stessa stanza dove si ha l'acquario, perché è stato un massacro quando ero giovane e sono stato buttato fuori dalla camera dai miei fratelli, perché bisogna imparare a dosarle, eccetera. Io quando le andavo, tendenzialmente queste le raccoglievo, ottimo cibo, però da somministrare con cautela, se no c'è la schiusa. Io per conservarle e rallentare lo sviluppo le tenevo in frigo, no? Poi ne buttavo un po' dentro. Rispettare la legislazione. Occhio che negli ultimi tempi, anche per una questione di malattie, eccetera, per esempio dalle nostre parti è vietato avere tinozze, eccetera, proprio per evitare che crescano troppo le zanzare, anche perché per risparmiare non fanno più le disinfestazioni come le facevano una volta, perché comunque le zanzare sono vettori di malattie, alcune molto importanti, alcune anche mortali per l'uomo, che cominciano
visto il cambiamento climatico, ad arrivare anche dalle nostre parti. Io con questo ho finito di tagliarvi, spero di non avervi annoiato. Se avete domande, commenti, curiosità, eccetera, da comunicarmi, perché io vi ho raccontato la mia esperienza, ma vorrei sapere anche la vostra, no? Perché magari posso imparare delle cose. Grazie. Sono stato nei tempi più o meno. No, grazie a te Alberto. Sicuramente sarà da farne ancora, secondo me, una più avanti. Entreremo ancora di più nel dettaglio, prepareremo ancora molte domande, anche perché mi ha fatto 2 ore secche adesso. Quindi sì, è stata 2 una spaccate. live. Esatto, è stata una live molto importante, molto bella, Via, molto interessante. Ho calcolato così. 2 ore e via. Guarda che c'è una domanda di Edoardo. 2 ore e via. Grazie. Allora, Edoardo chiede, in un'ipotetica scala di puzza, quali sono i cibi vivi più gestibili in casa? La domanda la faccio prima io. Gestibili in casa dove? Vediamo un po'. No, ma in realtà c'era la moglie dietro che ha fatto questa domanda, non Edoardo. Non troppo lontano Allora, dalla presenza della moglie. Vedi. Ma allora, dipende, nel senso, in scala, mi viene da dire, quello del Grindal tendenzialmente non ha odore, no? Potrebbe essere molto interessante anche quella degli Alofurus, dei Derewons, che però un po' di odore nel momento in cui si fa il cambio dell'acqua c'è. Il problema nasce nel momento in cui si sbaglia, eccetera, o parte la coltura, perché io per esempio dormivo con le colture dei Grindal in camera, perché io quando ero ragazzo avevo tutto in camera, no? E doveva stare tutto lì. Avevo un piccolo spazietto che mi era stato concesso nel freezer per mettere un po' di artemia congelata, i chironomos li dovevo nascondere, e tutto il resto era in camera da me, a parte l'artemia a un certo punto sul balcone, che però era della mia camera. Certo che, per dire, l'allevamento dei Grindal si dice dare da mangiare 1, 2, 3 volte alla settimana. Io quando avevo tanti chili davo da mangiare alle colture 2 volte al giorno. Le pompavo molto perché avevo solo quello come cibo vivo all'epoca, quindi i pesci erano tanti, mangiavano tanto per il metabolismo veloce. È logico che facendo così il substrato invecchia prima, e se io sbagliavo, uscivo di casa la mattina, arrivavo la sera che in camera non si poteva entrare, no? Perché la cultura era partita. Quindi, però sono molto gestibili. Ho letto negli anni anche degli articoli molto interessanti, perché c'erano altri che avevano il problema di dover gestire mogli, fidanzate, mamme, eccetera, per cui avevano creato dei contenitori all'interno dei quali mettevano il cibo vivo, magari scatole in polistirolo, eccetera, con dei fori per far passare l'aria, ma con dei filtrini a carbone per filtrare l'aria, no? E io ho sempre detto dovrei farlo, ma non l'ho mai fatto. Sicuramente questo è quello che mi viene da dire di più, perché poi gli altri, cioè anche l'artemia non, in casa la tieni sul balcone. Si può fare l'allevamento dei lombrichi, io li ho messi nella lista, non ne ho parlato, soprattutto chi fa il compost già ce li ha nella compostiera, che è fuori e puzza fuori. C'è chi, io ho degli amici francesi che abitano in centro a Lione, che ce l'hanno sul balcone, e poi vanno, pescano da lì. E certo che con i lombrichi dipende da che pesci uno ha, nel senso che io le davo alle betta rubra, le davo anche ai noto, anche a pesci che mai
cioè, tipo del cromafesema, che ha la bocca più piccola, però mi devo mettere a segare il verme a dimensione bocca e poi glielo buttavo. E poi bisogna provare, ma soprattutto mettere alla prova la moglie. E questa è la cosa quando ti trasferirai nel garage, vedrai che potrai tenere tutto il cibo vivo che vuoi. A me ormai mi ha mandato dall'altra parte, basta. Va bene, dai ragazzi. Beh sì, ma penso sia un po' la media di tutti. A posto, allora? A posto. Forse c'è un commento da YouTube. Vai. Le colture di drosofile non sono fastidiose dal punto di vista olfattivo. Ogni tanto ne trovo anche in frigo, ma sono innocue. Aspetta che ti dico, perché ne ho una qua. Certo che se parte la cultura sì, però in questo momento odore zero. Quando fai il pabulu non c'è da... Il problema delle drosofile è prendere il giro, no? Per esempio la ialella io ce l'ho in un contenitore così, può essere più grande eccetera, questa non puzza, no? Il problema è che io questo lo tengo per tenere la ialella, non certo per darle ai pesci. Da qui diciamo, la posso magari prelevare per fare degli starter da altre parti. Metto la rondella di zucchino e poi devo essere molto rapido a togliere, qualcuna mi rimane lì. Questa non puzza, però per avere poi la vasca di allevamento aggiungi un acquario in casa, non so se la moglie è contenta, forse è più facile una vaschetta sul balcone. Questo giusto per buttare le cose, però per esempio anche me l'ho messa qua, questa è una delle mie culture di infusori. È logico che queste io non puzzano, ma nel momento in cui magari sbaglia a dare da mangiare eccetera, sa di acqua marcia, perché poi mi ammazzo tutto quanto. Quello è un problema che si ha quando si alleva il cibo vivo. L'altro problema che non ho affrontato è il tempo, perché io sto tenendo tutto quello di cui vi ho parlato, eccetto le cose dove non ho esperienza, e però mi sto rendendo conto che dai da mangiare agli Anki 3, dai da mangiare agli Eurofurs, fai le cose delle drosofile eccetera, ci va veramente tanto tempo, no? Sì. Poi dipende anche dai quantitativi. Io sono sempre esagerato, non ho mai 1 o 2 scatole di grinda, ne ho sempre 10-15, perché ho sempre il terrore che mi partano o succeda qualcosa. Idem per le drosofile, no? E a stare dietro tutta sta roba ci va tempo. Secondo me le drosofile sono un'ottima soluzione, che non puzza più di un tanto, anche caruccia da vedere. Lì però c'è un altro problema, che quando uno le somministra potrebbero circolare per casa. Poi il problema è che quelle trovate in frigo non sono poi magari colpa della frutta, ma sicuramente sono colpa di quelle che alleviamo per i pesci. Per la moglie questo è sicuro. Esatto. Va bene, dai. Alberto, noi ti ringraziamo davvero per la live bellissima, è stata davvero interessante. Grazie a voi. Si potrà replicare ancora più avanti, perché tanto gli argomenti sono veramente tanti. Sì. Anche Edo ringrazia e ha preso un sacco di appunti. Sì. Ha preso un sacco, grazie a voi. Ma io più che altro spero di aver detto delle cose interessanti, che non siano le cose solite che si leggono, solo quello. Deve aver aggiunto un qualcosa. No, ci sono tanti spunti nuovi che magari non sono le solite cose, appunto, che si sentono dire. O che si leggono, perché io ho visto tanti siti morti dove ci sono le solite cose in giro, e anche molti video YouTube
sono la replica della replica, cioè hanno tutti la ricetta ideale, eccetera, ma che poi è tutto relativo. Ma quelli che dicono veramente delle cose sono pochi. Sì, sì, è vero. Va bene, allora Cose ci interessanti. salutiamo. Dai, Grazie. ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Grazie Ciao a della tutti e bella- grazie per la serata. Ciao, grazie a voi, Ciao. buonanotte. Ciao. Grazie Nicole, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao Alberto. Ciao.